Allora ragazzi, eccoci qua, buongiorno, bentornati su Green Italy. Parliamo oggi di bieta, quindi terreno, coltivazione, trapianto, raccolta, insomma tutto quello che c'è da sapere sulla coltivazione della bieta, almeno come la faccio io, perché l'obiettivo è quello di non fare il professore, ma condividere almeno la mia esperienza, sperando sempre di dare dei validi consigli. Quindi mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi e ci vediamo subito dopo la sigla. Restate con me, ciao! Inizierei a parlare del terreno che come sempre è la casa delle nostre culture, quindi dobbiamo in questo caso effettuare una lavorazione prima della messa a dimora, diciamo anche piuttosto leggera, non molto profonda, e questo perché la bieta è un ortaggio che ha un apparato radicale che insomma non si sviluppa tantissimo. È importante però garantire due cose, quindi andiamo ad effettuare una concimazione di fondo con dell'humus di lombrico, che consiglio naturalmente a tutti proprio per le proprietà che ha, eventualmente con dello stallatico, con del letame. Diciamo l'importante è che garantiamo al suolo la giusta sostanza organica, e tra l'altro la pianta di bieta ama anche delle concimazioni azotate, quindi mettendo humus, stallatico, letame è ottimo. La lavorazione del terreno, come dicevo prima, non deve essere così profonda, uno perché andremo a danneggiare l'attività microbica del suolo, ma soprattutto perché la bieta non ha un apparato radicale così importante, quindi dobbiamo più che altro garantire la giusta areazione, anche la giusta sofficità, che permetteranno quindi alla giovane piantina di sviluppare l'apparato radicale, evitando tra l'altro, cosa importantissima, ristagni idrici. Allora, come la coltivo? Partirei dal sesso d'impianto. Io preferisco metterla con una distanza che sia almeno di 20 cm tra una pianta e l'altra e 20 cm tra la fila, ok? Questo garantirà soprattutto nei mesi invernali quella distanza ottimale tra una pianta e l'altra per non creare troppe zone d'ombra. Quindi diciamo che io preferisco lasciare questa distanza. Può essere seminata direttamente sul terreno, quindi se utilizzate un telo come questo della pacciamatura, andiamo a mettere direttamente in buchetta dei semi, o se no possiamo creare un solchetto e quindi andare a distribuire una certa quantità. Io però preferisco partire dalla piantina, e questo per due motivi: uno perché magari mi anticipo e quindi nel frattempo che faccio riposare il terreno, o magari c'è già un'altra cultura, faccio crescere nel semenzaio delle piantine, ma soprattutto perché riesco all'interno dei contenitori alveolari a gestirle meglio. Mi eviterà soprattutto nella fase iniziale, diciamo, di andare a creare un antagonismo con le piante infestanti, cosa che invece dovremmo affrontare se noi andassimo direttamente a seminare sul terreno. Quindi utilizzo dei contenitori alveolari. Un consiglio che vi posso dare è quello di scegliere, soprattutto per alcune varietà, che è quella multicolor o la bieta a taglio, quelle multiseme, quindi scegliere una bieta piantata dove all'interno del contenitore alveolare ci siano più semi. Soprattutto se utilizziamo il telo, questo telo già preforato, questo eviterà che sorgano delle infestanti. Venite a vedere come per esempio questo esemplare di pianta, essendo diciamo composto da una, due, tre piante, vada a riempire completamente il foro e quindi diciamo evitiamo anche le infestanti in questo modo. Allora, le varietà che io pianto sono principalmente tre. La bieta Costa, che è questa qui, vedete, vi faccio vedere, troviamo un esemplare, eccolo qui. Si caratterizza e prende il nome proprio dal fatto che la costa della pianta sia molto sviluppata, ok? Tra l'altro è commestibile, è anche molto morbida e tra l'altro, ragazzi, fa benissimo all'organismo. La inizierò a utilizzare ancora di più adesso che mi dovrò mettere a dieta, quindi ottima per chi sta affrontando un regime ipocalorico al quale mi dovrò sottoporre io a breve. Quindi bieta Costa, buonissima lessa,
Anzi, approfitto per dirvi che al termine del video, nella descrizione più che altro, andrò ad inserire delle selezioni di video di ricette che ho ritenuto valide consigliarvi. Quindi, allora, poi bieta costa bellissima, ragazzi, e consigliatissima anche tra l'altro per abbellire il vostro balcone, perché diciamo, non avendo grandi necessità, la bieta può essere tranquillamente piantata in un vasetto. Prendiamo un substrato di buona qualità, andiamo a disporre dei semi. Quello che posso consigliarvi è di mettere questa varietà multicolor. Vedete che bella, ha delle coste rosse, arancioni, gialle, insomma è uno spettacolo. Questa è uno spettacolo e sicuramente, quindi, utilizzata nel nostro balcone ci consentirà anche di abbellirlo e di colorarlo un pochino. Altra bieta che pianto è la bieta a taglio, quindi una varietà che non fa la costa ma che crea dei getti verdi come questi, eccolo qui, molto buona e soprattutto facile da coltivare. Abbiamo visto il terreno, abbiamo visto il sesso di impianto, le varietà, direi di passare un attimino a quelle che sono invece le avversità, e questo perché durante la nostra coltivazione potremmo essere attaccati da insetti e funghi. Cerchiamo anche un attimino di riconoscerli e di capire come poterli prevenire o combattere. Allora, eccoci qua, invece ci troviamo in questa parte dell'orto che ho voluto testare proprio per capire un attimino, perché diciamo il bello dell'agricoltura è che non c'è mai una regola precisa e ogni volta riusciamo ad imparare dagli sbagli che facciamo. In questo caso ho disposto un filare di bieta in prossimità tra il cavolo toscano, quindi tra due filari di cavolo toscano, e questo ha fatto sì che la cavolaia, quel bruco di cui ho parlato anche nella puntata che vi lascio qui in alto, ha attaccato pesantemente le foglie, compromettendo in questo caso il raccolto. Allora vi faccio vedere, la cavolaia ha mangiato le foglie, andando a lasciare la parte, diciamo, dello stelo, quindi ha mangiato solo la parte verde. Come si fa a capire che è una cavolaia? Allora, innanzitutto ho trovato alcuni escrementi sulle foglie, tra l'altro non vedo le famose striate che lascia la lumaca, quindi in questo caso parliamo di cavolaia. Cosa dovrò fare? Se il raccolto in questo caso è così compromesso, dovrò andare a tagliare le foglie, effettuare un trattamento preventivo. In questo caso sicuramente utilizzerò del Bacillus thuringiensis, e andare però ad eliminare le foglie, perché comunque non sarebbe possibile portarlo sulle nostre tavole. Un altro problema che potrebbe sorgere è quello del presentarsi del mal bianco, dell'oidio, un fungo che diciamo è facilmente riconoscibile proprio perché si crea una patina sull'apparato fogliare nella parte superiore e nella parte inferiore, e che potrebbe andare a compromettere il processo di fotosintesi quando si sviluppa. Allora, d'inverno, diciamo, quando abbiamo la nostra pianta in una zona troppo ombreggiata, e quindi la guazza del mattino, l'umidità, le piogge, insomma, vanno a creare quel microclima troppo umido, dove appunto l'oidio va a svilupparsi. Come si può combattere l'oidio in questo caso? Allora, io lo combatto con dei trattamenti che faccio con acqua e bicarbonato di sodio. Perché lo uso? Perché vado in un certo senso a modificare questo batterio, questo fungo si sviluppa quando abbiamo un pH acido, ok? Quindi da 0 fino a 4, 4,5. Quando però noi andiamo ad alzare temporaneamente, in questo caso lo andiamo a fare con una nebulizzazione di acqua e bicarbonato di sodio, andiamo a rendere il pH delle foglie sulle foglie basico, ok? E mi raccomando, non sbagliate con le dosi, perché non mi assumo nessuna responsabilità se sbagliate o eccedete, perché dobbiamo fare attenzione. Le quantità di bicarbonato di sodio, per evitare di bruciare le piante, sono veramente minime. Parliamo di un grammo ragazzi ogni 10 litri d'acqua, quindi 1 a 10, quindi un dosaggio dell'1%, 1 a 10. A questo
questo punto vediamo anche come raccoglierla, quindi il momento più bello, quello che ci dà maggiore soddisfazione. Vi faccio vedere io come la raccolgo, è semplicissimo. Trovati gli esemplari più grandi, come in questo caso, approfitto sempre di questo momento per andare a fare una pulizia del filare e vado a tagliare a qualche centimetro, quindi in questo modo. Ok, lì dove è possibile vado anche a tagliare magari il mio mazzetto prendendo più varietà, un po' di bieta a taglio, un po' di bieta multicolor, fino a formare un mazzetto. Scelgo gli esemplari che mi piacciono di più. Guardate che bello, eccolo qui. A questo punto, quando ho tutto all'interno della mano, prendo un elastico, lo vado ad annodare in questo modo e formo il mio bel mazzetto. Guardate che splendore, ok? Pronto per essere cotto e mangiato. Allora ragazzi, spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere tra l'altro, perché sono curioso, che varietà utilizzate di bieta, se utilizzate il mio stesso metodo, insomma fatemi sapere. Per oggi è veramente tutto, io vado a mangiare e ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao!